Ciao a tutti e benvenuti su Oh My Quartz. Oggi vi parlo di un orologio al quarzo già rarissimo, esaurito in tutti i canali di vendita ufficiali, un'edizione limitata uscita ad agosto 2021, e cioè il Casio A100WEPC1BER, nome in codice Pac-Man, che, per chi non lo sapesse, è il protagonista dell'omonimo videogioco della Namco degli anni 80. L'orologio non è un modello a sé stante, ma è una personalizzazione del Casio A100WEGG1A, orologio tributo del mitico F100 indossato da Sigourney Weaver nel film Alien. Il Pac-Man, così lo chiameremo, è un orologio davvero originale e simpatico, imperdibile per gli appassionati e i collezionisti. Ve ne parlo come sempre in questa recensione step by step, ma prima di iniziare ti invito, se non l'avessi già fatto, a iscriverti al canale se ti piacciono i miei contenuti. Iniziamo come di consueto con le specifiche tecniche. Il Casio Pac-Man è un orologio concepito per essere indossato tutti i giorni. La cassa è larga 40,7 mm, alta 32,7 mm e spessa solo 9,2 mm, con un peso di soli 53 grammi. Lo spazio tra le anse è di 18 mm, ma il cinturino tende a restringersi raggiungendo i 15 mm nel punto più stretto. Davvero delle dimensioni contenute. Il materiale della cassa sembra acciaio, ma non lo è, infatti è una resina trattata con una vernice color oro. Il vetro è acrilico, una scelta davvero vintage che lo rende moderatamente resistente a urti e graffi. Interessante è il bracciale di acciaio inossidabile con un trattamento di placcatura ionica, come lo chiama Casio, che offre il vantaggio di una maggiore resistenza ai graffi, una scelta sicuramente obbligata per impedire che le decorazioni potessero rovinarsi con il tempo. La resistenza all'acqua è VR 30 metri, supporta dunque una doccia o poco più, quindi non vi avventurate in bagni in piscina o al mare. Il design è di ispirazione vintage, linee squadrate, cassa in resina verniciata color oro, cinturino in acciaio con chiusura a scatto tipica dei Casio old style, fondello a pressione. Il quadrante è diviso in due parti, quella superiore con il logo Casio al centro in alto e, appena sotto lo schermo, il logo Illuminator, stampato con lo stesso carattere che si trovava nei classici videogiochi anni 80 e 90, quello di Insert Coin, tanto per capirci. Sotto al logo Illuminator si trovano i 4 tasti delle funzioni, di cui parleremo più avanti. Il fondo del quadrante è decorato con lo stage tipico del videogioco, con tanto di fantasmini colorati, le classiche palline e la frutta bonus. Lo schermo LCD è nero con i numeri chiari a contrasto e una retroilluminazione a LED color ambra. Il vetro è acrilico e inclinato in prossimità dei bordi, dando una piacevole distorsione al logo Casio quando lo si guarda in diagonale. Il cinturino d'acciaio è di colore nero, con una placcatura particolare che Casio chiama ionica, che mette in risalto la decorazione, simile alla scena che c'è raffigurata sul quadrante, in questo caso con i personaggi di colore grigio. Completa il design il fondello, inciso a laser con lo stage di Pac-Man sullo sfondo, il logo Casio in alto e quello VR subito sotto. Al centro il logo Pac-Man con i personaggi e il trademark. In basso, in un riquadro, il codice del movimento e accanto il seriale dell'orologio, l'indicazione del materiale del fondello e la scritta Made in China. Infine, ai 4 lati, in corrispondenza della posizione dei tasti, la spiegazione delle corrispettive funzioni, cioè Light, Reset, Start e Mode. Che dire, sicuramente un design curato e perfettamente in linea con il carattere del videogioco Pac-Man, anche se stonano e proprio non mi piacciono le scritte Made in China sia sul fondello che sulla chiusura del cinturino, uno scivolone che non mi sarei aspettato su un pezzo da collezionisti. Infine, nonostante la produzione sia già terminata, non è presente alcun codice che ne riporti la tiratura limitata, un'occasione sprecata per una limited edition a cui è stata fatta così tanta pubblicità. Come riportato sul fondello, il movimento di questo Casio è il modulo 3503,
non di certo uno dei movimenti più raffinati della casa giapponese. È un movimento esclusivamente digitale, le cui funzioni sono, oltre a ora, minuti e secondi, l'indicazione del giorno della settimana, il datario, il calendario automatico, un beep al cambio dell'ora, la sveglia e il cronometro. La retroilluminazione è affidata ad un LED che illumina brevemente il quadrante con una luce color arancione. La precisione media è di più o meno 30 secondi al mese, sicuramente solo un'indicazione di massima e prudente, come fanno spesso i produttori giapponesi, ma in ogni caso non entusiasmante per un quarzo moderno. Il prezzo è la nota dolente. Questo Pac-Man era venduto di listino a 99 euro, un prezzo alto considerando le caratteristiche e le funzioni dell'orologio, ma proporzionato al suo essere un'edizione limitata. È stato in vendita per un giorno solo in tutto il mondo, esaurito totalmente al day one, neanche fosse una PlayStation 5. A differenza della console di Sony, però, questo Casio non verrà più prodotto e quindi lo potete trovare solo su eBay o presso gli altri siti di aste online. Le quotazioni al momento di questo video vanno dai 140 euro fino ai 250, con un prezzo di vendita medio di 180 euro ed è probabile che aumenteranno con il tempo. E siamo giunti alle conclusioni su questo orologio. Il Casio Pac-Man rende omaggio all'omonimo personaggio degli anni 80 e 90, riuscendo a carpire in pieno lo spirito di simpatia che ha pervaso questa serie di videogiochi. Le dimensioni contenute e il peso piuma lo renderebbero indossabile anche tutti i giorni, ma nonostante questo rimane un orologio appariscente e sicuramente non adatto a tutti. È un pezzo da veri collezionisti, inutile girarci attorno, dai dettagli incisi sul quadrante fino a quelli sul fondello, fino alla placcatura speciale del cinturino. Peccato solo che per comprarlo sia necessario sborsare anche il doppio del prezzo di listino. E voi cosa ne pensate? Ne vale davvero la pena? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti per aver visualizzato, mettete un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Ci vediamo alla prossima!